Benvenuti, oggi un tutorial super facile, come sempre, facilissimo, leggero soprattutto e veloce da realizzare. Abbiamo delle maglie altissime, si realizza con pochissimo. Io ho realizzato un solo gomitolo, vi faccio vedere quanto è bello, abbastanza ampio, diciamo con un gomitolo si arriva fino a 90 centimetri di larghezza, 90 centimetri, per cui per realizzare un copricostume ce ne vogliono sicuramente due, ma se volete lo volete ancora più ampio, uno scialle più ampio, insomma prendiamo anche il terzo gomitolo, possiamo realizzare 2 gomitoli e mezzo, ecco, diciamo così. Allora è leggero, veloce, super veloce, i punti da memorizzare sono facilissimi. Vi do tutte le indicazioni sempre per memorizzare il punto, anche per non andare avanti e indietro sempre con il tutorial, vi lascio sempre delle indicazioni. Allora io ho realizzato questo punto, come vedete, ovviamente questo andrebbe un po' ovviamente bloccato, sistemato e lavato. Vi rende sicuramente insomma l'idea, no? L'idea di quanto è aperto, anche perché fa caldo e bisogna realizzare dei progetti che siano super veloci da realizzare. Allora passiamo subito alla corrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è un filo di Scozia Color 5, questo è il color giallo. Sono all'incirca 80 grammi, 210 metri. Vi faccio vedere la sfumatura del giallo dal più scuro al più chiaro fino al bianco. 210 metri, consiglio l'uncinetto 1,5 2. Io vado a lavorare questo progetto con l'uncinetto 3. Iniziamo il progetto prima con un nodo e andiamo ad avviare 5 6 9 10 e 11 maglia altissima, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e realizzo una maglia altissima su 2 su 2 a solina ancora e vado a chiudere in questo modo. Vado a realizzare ancora 11 catenelle, 3 4 5 7 8 9 10 e 11. Vado al centro, diciamo calcolando il centro con una maglia bassa. Adesso vado a lavorare 7 catenelle, 5 6 e 7. Entro nella quarta catenella puntando al basso, sempre una maglia altissima, ecco qui. Adesso di nuovo vado a lavorare 11 catenelle, 8 9 10 11, volto il lavoro, entro nel primo archetto, 7 catenelle, entro nell'archetto successivo e adesso sempre 7 catenelle, e 7 maglia altissima, entro nella quarta contando sempre dal basso e vado a realizzare una maglia altissima, passo sempre su 2 e vado a chiudere. Di nuovo vado a lavorare 11 catenelle, per cui l'avvio è di 11 catenelle, quando andiamo a lavorare gli archetti sono di 7.
volto il lavoro e vado sul primo archetto, lavoro una maglia bassa. Ora 2 catenelle, vado a lavorare adesso delle maglie altissime con delle catenelle di separazione, per cui la prima maglia altissima e catenella, la seconda maglia altissima, mi avvicino così si vede bene perché con il bianco non è facilissimo, catenella, la terza, poi andiamo a lavorare ancora una catenella, ne dobbiamo realizzare 5. Adesso catenella, abbiamo lavorato 4, abbiamo ancora, questa è l'ultima, e 2 catenelle, andiamo nell'archetto successivo, maglia bassa, sette catenelle, e 7, contando dal basso 1 2 3 4, vado a realizzare la maglia altissima mettendo 2 volte il filo sull'uncinetto, passo, vado e vado a chiudere, e abbiamo finito questa sequenza. Adesso realizziamo quella successiva, sempre 11 catenelle di avvio, 4 5 6, realizzate le 11 catenelle e vado a voltare il lavoro. Adesso entro nel primo archetto, maglia bassa, vado a realizzare 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare delle maglie altissime. Adesso entro dove abbiamo realizzato le 2 catenelle sottostanti e vado a realizzare una maglia altissima, catenella e la seconda catenella. Adesso abbiamo realizzato 2 catenelle, sempre maglia altissima, entro negli archetti e vado a lavorare la maglia altissima e in questo caso 2 catenelle di separazione, 2, vado in quello successivo di archetto, maglia altissima e 2 catenelle, ancora in quello successivo, 2 catenelle, ancora maglia altissima, 2 catenelle e ancora 2 catenelle e la dobbiamo realizzare anche, no, abbiamo realizzate tutte. Adesso che abbiamo ultimato, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa in questo modo, vado a realizzare 7 catenelle, 4 5 6 e 7, entro nella quarta maglia partendo dal basso e vado a chiudere con una maglia altissima. Ops. E questo è il risultato, ecco qui, molto aperto, eccolo. Adesso iniziamo una nuova riga lavorando sempre 11 catenelle, e volto il lavoro. Realizzate le 2 catenelle, vado a lavorare una maglia altissima dove ci sono sottostanti 2 catenelle, eccole qui, le 2 catenelle che abbiamo realizzato. Adesso sempre 2 catenelle, vado sull'archetto successivo che è questo,
sempre maglia altissima, 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sull'archetto successivo, una sequenza che si ripete, sempre 2 catenelle, archetto successivo, 2 catenelle, archetto successivo, 2 catenelle. Vedete, vi faccio vedere il lavoro che se andiamo a contare togliendo la prima parte, che è questa con l'archetto, sono 1 2 3 4 5, abbiamo l'ultimo che è 6, dove abbiamo realizzato le 2 catenelle. Andiamo a concludere con una maglia altissima in questo modo. Adesso sempre 2 catenelle e vado a chiudere sull'archetto successivo, quello grande, sette catenelle, la maglia altissima contando 4 dal basso e andiamo a chiudere con una maglia altissima e abbiamo concluso anche questa riga. Riavviamo la riga contando adesso sempre 11 catenelle, 10 e 11, volto il lavoro. Adesso andiamo a lavorare ancora in un modo diverso, entriamo nel primo archetto maglia bassa. Adesso 3 catenelle, 1 2 e 3. Non andiamo a lavorare sulle prime 2 catenelle ma sull'archetto successivo, per cui non questo ma dove ci sono le maglie altissime. Questa non è una maglia altissima, vedete, questo è un archetto, 2 catenelle, prima maglia altissima e seconda maglia altissima al centro. Vado a lavorare 3 maglie altissime chiuse insieme, qui vi ricordo tra le 2 maglie altissime entro nella prima solina, nella seconda solina e mi fermo, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro su 2 asoline e lascio sempre in sospeso, 2 volte il filo sull'uncinetto, su 2 asoline e vado a chiudere e ho concluso. 1 2 3 catenelle, archetto successivo, vado a realizzare la stessa cosa, per cui su 2 e lascio in sospeso, su 2 e lascio in sospeso, 2 volte il filo sull'uncinetto, passa ancora, su 2 asoline, prendo il filo e vado a chiudere, 3 catenelle. Vado a ripetere la stessa sequenza anche sul punto successivo, sempre lo stesso archetto, 1 2 e 3. Adesso ce ne troviamo ancora, perché di queste maglie chiuse insieme ne dobbiamo realizzare 5. Poi andiamo ancora in quello successivo, sempre 3 catenelle, andiamo in quello successivo ancora, ne abbiamo realizzati 4, 2 e vado a chiudere. Adesso 1 2 e 3, vado sull'archetto, quello disponibile, e realizzo una maglia bassa.
7 catenelle, maglia altissima entrando dalla quarta e vado a lavorare la maglia altissima e ho concluso questa riga. Ecco qui, spero che si veda bene con il giallo, e abbiamo concluso questa riga. Proseguiamo. Quando abbiamo realizzato il primo archetto, la maglia bassa, andiamo non in questo archetto ma dopo il gruppo delle 3 maglie altissime. Per cui andiamo a saltare proprio questo, che è questo sottostante, ma andiamo a quello dopo, mi raccomando. Sempre 7 maglie, 7 catenelle, vado in quello successivo e 1 2 3 4 5 6 7, vado in quello successivo ancora e 1 2 3 4 5 6 7, vado in quello successivo. Adesso, come vedete, qui al centro ne abbiamo 1 2 3, togliendo il fatto che abbiamo iniziato, tanto per riuscire a capire poi e a memorizzare. Quindi abbiamo 1 2 3. In questo caso noi dobbiamo non lavorare questo archetto ma quello successivo. Poi 1 2 3 4 5 6 7, mi raccomando, in quello successivo. Da qui andiamo a lavorare la chiusura, che sono sempre 7 catenelle, 6 e 7, andiamo a realizzare la maglia altissima alla quarta maglia, 1 2 3 e 4, e vado a chiudere. Adesso andiamo a realizzare, vedete qui, in questo caso mi sposto leggermente che deve essere al centro, eccolo qui. In questo caso noi abbiamo 3 centrali, vedete, 2 laterali e 3 centrali. Li avviamo di nuovo con 11 catenelle, quante ne ho realizzate? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, perfetto, mi sono fermata proprio in tempo. Adesso vado a lavorare un'altra fila di solo archetti, però li vado a lavorare tutti adesso, per cui vado in quello successivo, adesso li lavoro tutti, 7 6 7, vado in quello successivo, vedete, adesso li lavoro tutti con 7 maglie. Proseguo fino al termine. Che ho realizzato 11 catenelle, ho voltato il lavoro, vado al primo archetto e vado a chiudere, sempre che ho realizzato le 11 catenelle, vado a realizzare sempre una maglia bassa. Nell'archetto successivo ripartiamo proprio dalla base come abbiamo fatto qui, per cui andiamo a realizzare 2 catenelle e vado a realizzare 5 maglie altissime con una catenella di separazione. Qui la stessa cosa la realizziamo anche qui. La prima con una catenella, poi vado di nuovo a realizzare la seconda, catenella, realizzo la terza, catenella, la quarta e la quinta. Dobbiamo andare a chiudere con 2 catenelle, vi ricordate? Vado nell'archetto successivo e chiudo. Adesso
facciamo le 7 catenelle, dobbiamo andare a realizzare 3 archetti, 3 archetti con le 7 catenelle, 5, 6 e 7, vado in quello successivo e ancora ne realizzo 7, sempre 1, 2, 3, 6 e 7, vado nell'archetto successivo, eccolo qui. Quanti archetti ho realizzato? 3, 1, 2, 3. Adesso di nuovo facciamo le 2 catenelle, sempre le 2, e vado a lavorare le maglie altissime con una catenella di separazione, per cui la prima e catenella, abbiamo sempre fatto 2 catenelle di inizio, poi 2 e catenella, maglia altissima, catenella, ancora maglia altissima, vedete ne ho fatte 4, si vede bene? Sì, catenella e l'ultima, 2 catenelle. Adesso abbiamo l'archetto e andiamo a chiudere, ci resta l'ultimo con le 7 catenelle e andiamo a chiudere nella quarta catenella la nostra riga. Come vedete abbiamo ripetuto la stessa sequenza di questa, dove inizia il nostro ventaglio, e l'abbiamo ripetuta all'inizio e alla fine. Ci dobbiamo ricordare che ogni volta che dobbiamo, dopo le 2 righe di archetti, andiamo a lavorare un archetto e iniziamo a lavorare un altro modulo di ventaglio, e ogni modulo di ventaglio deve avere 3 archetti per poterlo ripetere, e poi andiamo in conclusione, questo in maniera che quando cresce abbiamo dei punti di riferimento. Adesso andiamo a lavorare la seconda, io chiamo seconda riga, per quanto riguarda le maglie altissime, qui sempre 11 catenelle e voltiamo il lavoro. Adesso che abbiamo voltato il lavoro e realizzato la prima maglia bassa, vado a realizzare 2 catenelle, entro con una maglia altissima nel primo diciamo archetto, vedi abbiamo lavorato questo proprio qui al centro dove ci sono le 2 catenelle, andiamo a lavorare una maglia altissima come abbiamo fatto in precedenza, 2 catenelle, perché qui abbiamo una catenella di separazione, al giro successivo 2 catenelle di separazione, e dove abbiamo le 3 maglie altissime abbiamo 3 catenelle di separazione, è semplicemente l'inizio con 2 catenelle, invece l'ultimo invece di 3 catenelle. Quindi memorizzato questo, il gioco è fatto, insomma, è facile proprio da memorizzare. Adesso proseguo con 2 catenelle di separazione e vado a lavorare le maglie altissime. Quante ne dobbiamo lavorare? Poi controllate sempre il numero per non sbagliare, sempre. Uno e 2. Vedete, qui ne abbiamo lavorate dall'inizio, che questa è 1, 2, 3, 4 e queste sono 5. L'ultima, sempre 2 catenelle, ne sono 6, per cui facilissimo. Ora non facciamo altro che realizzare sempre le 2 catenelle e andiamo a chiudere nell'archetto successivo. Dobbiamo arrivare
A questo punto, per lavorare a questo punto, facciamo sempre le 7 catenelle, 6 e 7, e vado a chiudere, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e vado a chiudere. Ci troviamo in questo punto, per cui qui, quando abbiamo realizzato 2 archetti, vedete, vado a realizzare le 2 catenelle, e di nuovo la stessa sequenza, primo archetto, e vado a lavorare, senza che vi faccio vedere la sequenza, che è la stessa, con 2 catenelle di separazione. Quando abbiamo completato, ricordatevi sempre 2 catenelle di separazione, maglia bassa, fate le 7 catenelle, maglia altissima per andare a concludere. Entriamo nella quarta e abbiamo concluso la riga. Dobbiamo andare a realizzare adesso la riga delle 3 maglie altissime chiuse insieme, per cui sempre 11 catenelle e voltiamo il lavoro. Realizzato le 11 catenelle maglia bassa, allora andiamo, ci dobbiamo ricordare che dobbiamo avviare in questa riga 3 catenelle, ma dobbiamo realizzare il punto non su questa che sono un archetto, ma tra le maglie altissime, che è questa e questa, vedete, questo è un archetto. Tra le maglie altissime andiamo a realizzare 3 maglie altissime chiuse insieme, la prima, la seconda sempre in sospeso e la terza. Adesso prendo il filo e vado a chiudere 3 catenelle. Qui stiamo ripetendo questa riga. La stessa cosa la vado a realizzare sull'archetto successivo. E vado a chiudere. Proseguo. Una volta realizzati 3 gruppi di maglie altissime chiuse insieme, vi ricordo sempre di realizzare le 3 catenelle. Andiamo non su questo archetto, ma proprio sull'archetto delle 7 catenelle, per cui vado in quello e vado a chiudere con una maglia bassa. Proseguo adesso a realizzare le 7 catenelle, vado in quello successivo e vado a chiudere. Adesso ci troviamo che abbiamo realizzato un solo archetto. Adesso vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Perché? Perché gli archetti sono terminati e qui ci troviamo le 2 catenelle e le 2 maglie altissime, che qui dobbiamo realizzare il gruppo. Prendo il filo e vado a realizzare il gruppo di 3 maglie altissime. Facilissimo. E vado a chiudere 3 catenelle e proseguo fino al termine della riga. Ecco qui, ho terminato, per cui iniziamo a lavorare 2 righe di archetti. Realizzato 2 righe di archetti, poi si riprende tutto da capo. Per quanto riguarda il modulo, l'abbiamo chiamato ventaglio, il modulo del ventaglio. Questo si prosegue fino alla larghezza che ci interessa. Vi ricordo sempre che quando riniziamo qui con gli archetti, anzi ve lo faccio vedere, però già ve l'ho fatto vedere, però facciamolo vedere di nuovo, proprio per essere sicure. 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Giro il lavoro, ovviamente vado a lavorare subito sul primo archetto, che è questo, conto le 7 catenelle e vi ricordo che dovete
non qui, ma tra il gruppo delle maglie altissime rientrare, vedete? Non qui, ma tra le due, mi raccomando, su questo passaggio, se non vi trovate degli archetti in più, e poi vi trovate tutto il lavoro spostato, questo è importante. Allora adesso andate a ripetere due righe di archetti e poi si riprende di nuovo i ventagli. Ovviamente avete tra un ventaglio e l'altro 3 archetti e ne ripetete un altro. Ecco qui, mi sono portata avanti, come vedete è molto bello, il punto è molto aperto e poi è leggerissimo. Io sono andata avanti con un solo gomitolo per renderlo molto più ampio. Io vi dico quanto con un gomitolo, vi dico la misura di apertura, sono circa 90 centimetri, per cui insomma un gomitolo è poco, a meno che volete un qualcosa che vi si appoggia sulle spalle. Per realizzare uno scialle minimo ce ne vogliono 2 o un pareo, poi se lo vogliamo più ampio anche 2,5 va benissimo. Allora, per cui vi consiglio di prendere 2 gomitoli, ma anche 3 se lo volete più grande. Ovviamente non si raddoppia la larghezza, non è che arriviamo a 180 di larghezza con 2 gomitoli, no? Questo no, per cui se lo vogliamo proprio ampio, molto largo, ce ne vogliono 3, questo è sicuro. Però diciamo che con 2 abbiamo uno scialle piccolino, non grande. Si lavora in grande velocità, come vedete il punto è leggero, poi calcolando che un gomitolo sono 80 grammi, è molto leggero, cioè è leggerissimo, proprio il tipo di scialle o pareo. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Io vi ho lasciato tutte le indicazioni per poterlo realizzare. Se volete vi dico anche con un solo gomitolo, vediamo la punta, andiamo a vedere, così avete proprio tutte le misure. All'incirca sono, mettiamolo bene, sui 55 centimetri, ok? Con un solo gomitolo, per cui 2 ce ne vogliono al 100%, 3 diciamo per renderlo ancora più grande possiamo fermarci insomma a 2 gomitoli e mezzo. È veramente velocissimo da realizzare, è molto veloce. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, un tutorial fresco, leggero e veloce da realizzare. Ci vediamo nei prossimi tutorial con il podcast il mercoledì e poi con la buona domenica la domenica. Vi lascio anche il link sempre del blog, andate a vedere perché ci sono sempre degli articoli molto interessanti. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci!